mio consiglio per i cantanti o chi si vuole approcciare nella musica, studiare. È importante studiare, perché anche se sembra un hobby o pensiamo di avere comunque un talento, un dono, come chiamo io molte volte, bisogna sempre questo dono farlo crescere e per farlo crescere bisogna studiare. Bisogna studiare la tecnica, bisogna sapere come utilizzare al meglio la voce, perché non è importante quando sei giovane, è importante quando nel tempo ti trovi che ancora questa voce funziona come vuoi tu e come pensi tu. È importantissimo studiare, è un mestiere anche, è un mestiere molto importante e non dobbiamo per forza diventare famosi, dobbiamo solamente essere felici. Gli errori che vedo molto frequenti a tutti quelli che si approcciano al canto, che pensano che comprandosi una tastiera e le casse possono andare già a cantare. No, non funziona così. È importantissimo, importantissimo che si studia, che si viene da un insegnante, si ascolta, si capisce, non solamente si imita, perché molte volte imitiamo i cantanti perché ci piace quel cantante e ci pensiamo che questa voce viene bene. Non è così, perché ognuno di noi ha la sua stessura, ognuno di noi ha il suo carattere, ha il suo modo di cantare. Bisogna fare uscire il sé stesso che c'è dentro con la voce, perché come ho detto è un dono, bisogna farlo uscire. C'è bisogno anche imparare a utilizzare al meglio la voce, come riscaldandoci prima di cantare, che è fondamentale, perché è un muscolo, ricordatevi, è un muscolo, se non vibra bene ci possono venire dei noduli, delle malattie che poi sono difficili da curare e molto spendiose. Pertanto spendiamo i soldi per un insegnante che secondo me farà uscire al meglio la nostra creatività vocale, che è fondamentale per anche essere un pochino più felice quando si canta. Mi capita a volte, quando ascolto dei ragazzi giovanissimi, di vedere loro i futuri cantanti. Non dico famosi, perché oggi in giorno diventare famosi è un po' molto difficile e pensiamo che solo diventando famosi siamo felici. Non è così. Io credo che fare il mestiere che ti rende felice, come dico io, stancamente felice, non ha prezzo. A volte vedo dei ragazzi che vedono loro, la me piccola, perché io ho cominciato a 4 anni, e a 4 anni ho deciso che io dovevo diventare musicista e ho lavorato per questo. E quando mi arrivano questi ragazzi così giovanissimi, dove tu già senti come sarà la sua voce quando saranno grandi e poi non ti smentisce, perché li senti che diventano così e poi diventano pure musicisti, guarda, è la gioia più grande che può avere un insegnante, che nella vita vedere riflesso questo bambino in te stessa. No, è l'attitudine che hanno quando si approcciano allo studio dell'istrumento, perché poi la voce è uno strumento. È l'approccio che hanno, la perseveranza, il non farsi vincere mai delle problematiche che trovi all'inizio, che non capisci come devi usarlo, che pensavi di cantare e poi quando cominci a fare lezioni dici mamma mia sono diventata una pippa. Non è così. Poi all'improvviso tu capisci la sua perseveranza, che è quella che porterà in alto tutto quello che tu farai e che loro riusciranno a imparare. E lì ti viene proprio la pelle d'oca e capisci che quello è quello giusto. Con l'arrivo dei talent, che molti anni fa, tutti volevano fare il cantante. Pensavano che i talent potevano farti arrivare in vetta alle classifiche o diventare famosi. Poi succedevano che questi ragazzi uscivano dai talent e non succedeva niente, poi andavano pure in depressione perché non avevano dietro uno studio, non erano preparati per tutta questo lavoro che comunque dopo, quando diventi comunque famoso, devi lavorarci tanto, devi fare tanti concerti uno dietro l'altro, e non ce la facevano. Poi purtroppo è arrivato l'autotune e qua c'è una nota che pensano che con l'autotune possono cantare tutti quanti, pure gli stonati. E hanno trascurato quello che è la voce, perché l'autotune è solamente, è vero che aiuta gli stonati a cantare meglio, ma non migliora la voce. Devi sapere cantare, devi sapere cantare.
E qua sono entrate che ogni ragazzino che pensa di essere un rapper o ha un computer o ha dei programmi sono cantante. No, non è così che funziona, perché la voce è importante educarla, anche se c'è l'autotune. Allora, quando sono arrivata in Italia, io il primo paese la città che sono arrivata è Napoli. Napoli è molto simile a Cuba e ho trovato che la canzone napoletana con la canzone cubana sono molto simili. Mi ricordavo che quando avevo studiato al conservatorio dicevano che la nascita del bolero è stato preso dalla canzone napoletana. E lì ho capito che siamo uniti perché anche se noi non siamo di Mediterranea diverso, siamo da un'altra parte del mondo, però siamo stati conquistati dagli spagnoli, pertanto trovare che la musica italiana è molto simile alla musica di Cuba, anche se la musica di Cuba è fatta di contrattempi, di cose, però io amo il pop, io sono innamorata del pop, perché il pop ti dà la possibilità di poter cantare e trasmettere con le parole, con la musica, a volte le parole che gli altri non riescono a dire e che ascoltandola da te riescono anche a commuoversi. È una grande cosa, io adoro il pop. Allora, io sono una direttrice di un coro gospel, una cubana che fa gospel, ma io credo che noi musicisti dobbiamo imparare a fare un po' tutto, a cantare un po' tutto, perché tutto quello è bagaglio che aiutano poi alla interpretazione che tu darai al pezzo, dove diranno, quando ascolteranno, ah, questa è lei, è quella che canta, sì sì, la conosco, la voce la riconosco. Il gospel è una cosa meravigliosa. Pensiamo al gospel solo come cosa religiosa o come di Natale, no, il gospel è un'attitudine, è soul, è blues, è tanta roba che fa che l'anima riesce a diventare musica. Io dico sempre alle mie ragazze che è importante sentire la musica vecchia, perché la musica vecchia è quella che ci dà la misura di... Prima erano tanti, erano cantanti, non esisteva l'autotune, non esisteva, la gente cantava. Io direi di sentirci gli italiani, tanto Mina, tanto Ornella Vanoni, grande cantante, io li adoro, perché comunque hanno plasmato un tipo di vocalità, di modo di cantare, di interpretare. Poi inglese io direi sentiamo anche quelli vecchi, io sono innamorata di Etta James, sono innamorata di Nina Simone, di Aretha Franklin, che sono state delle grandissime cantanti che hanno saputo anche evolversi con il tempo, gli hanno anche cambiato modo di cantare adattandolo al tempo senza perdere la propria personalità. Nella musica attuale io sento, ragazzi non mi tenete, io ascolto Radio Monte Carlo, dove sono riuscita a ritrovare della musica attuale dei giovanissimi che stanno ritornando alla sonorità antica, agli anni 60, agli anni 70, dove la musica stava al club, dove c'era uno Stevie Wonder che faceva impazzire il mondo con suo funky, dove c'erano tutti questi cantanti, quelli che ho menzionato prima, Nina Simone, Aretha Franklin, che davano un sound alla musica, quella nera, quella che poi abbiamo preso pure noi, dove c'è la nostra grandissima Giorgia, che con la sua grandissima vocalità, anche la Serena Brancali, che anche se ora sta facendo un po' di cose commerciali, però se voi vi andate a sentire qualcosa di vecchio suo, vi incantate il cuore perché ha una voce straordinaria e sa, si può permettere di fare anche il commerciale perché quando deve fare qualcosa di serio è capace di fare. A me piace molto pure Arissa, è bravissima, una voce stupenda, veramente che arriva al cuore. Però sì, senti, la Serena Brancale prima, quella che nessuno... Anche lei ha fatto una versione di Gesso Pazzo di Pino Daniele, che per me è stupenda.
A 4 anni ho cominciato a cantare nella televisione cubana, scoperta da mia madre che non sapeva neanche che cantavo. A 8 anni ha deciso che dovevo studiare musica e io ero contenta, io sono diplomata in clarinetto. Arrivata in Italia non mi sono mai fermata perché ho fatto un po' di collaborazione con Tony Esposito, Ivana Spagna, Sandro Giacobbe e ora sono contentissima perché farò parte di Umbria Jazz 2025 con due cose completamente diverse da quella che sono io, che è una funky e un'altra jazz anni 20. Questo vuol dire che noi cantanti dobbiamo imparare a fare un po' tutto e studiare per farlo il meglio possibile.